a tutti e benvenuti alla prima lezione del corso di calligrafia moderna per principianti. Se non vi siete mai cimentati nella calligrafia moderna, potete pensare anche voi, come lo pensavo io, che sia una cosa difficilissima da imparare e da eseguire bene. In realtà, come vedrete, bastano i giusti esercizi e un po' di pratica per poter imparare a scrivere in questo modo. Nella prima lezione del nostro corso di calligrafia vedremo le basi e gli esercizi che ci servono per imparare nel modo corretto i movimenti da fare. Passiamo a vedere il materiale occorrente, ma prima mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale. Quando imparo qualche tecnica nuova, a meno che non ci siano materiali dei quali proprio non si può fare a meno, mi piace provare arrangiandomi un po' con quello che ho. Consiglio anche a voi di fare lo stesso prima di spendere soldi per comprare i pennarelli calligrafici. Io, ad esempio, all'inizio ho usato quello che avevo in casa. Ma cosa potete usare anche voi per iniziare a fare i primi esercizi e per vedere se vi piace imparare la calligrafia moderna? Potete provare a fare i primi esercizi con questi pennarelli a punta doppia che si trovano facilmente anche al supermercato e che hanno una punta fine e una punta conica. Io ho provato a usare anche questo tipo di pennello appuntito, che è il classico pennello per dipingere. Questo pennarello a punta doppia, che è diverso dal precedente perché da una parte ha una punta piatta, mentre dall'altra la punta è più corta. Questo rosso invece è un pennarello calligrafico vero e proprio che fa parte di una confezione da 12 pennarelli colorati. Questi sono pennarelli calligrafici che ho acquistato di recente e hanno punte di diverse dimensioni. Come vedete sono grande, media e piccola. Ho provato anche a usare un pennello retraibile per labbra, intingendolo nell'inchiostro che si usa per i tamponi per timbri, anche se il più adatto per i progetti calligrafici è sicuramente l'inchiostro di china. Per fare dei progetti che poi dovete regalare, chiaramente serviranno carte ad hoc adatte per la calligrafia. Per iniziare a fare i primi esercizi io però ho usato il classico quadernone a righe di quelli che si usano a scuola. Nella descrizione comunque troverete il dettaglio dei materiali che vi ho mostrato. Ora passiamo a vedere i primi esercizi. I movimenti principali, come vedrete, sono due. Inizierò col mostrarli utilizzando questo pennarello calligrafico per poi farvi vedere la resa con gli altri strumenti che vi ho già mostrato prima. Faremo i primi esercizi usando 3 righe. Per prima cosa dobbiamo imparare a fare correttamente il movimento ascendente. Ogni volta che tracciamo una linea ascendente dobbiamo sfiorare il foglio con la punta del pennarello. Dobbiamo cercare di fare linee di uno spessore più uniforme possibile. Il secondo movimento invece è quello discendente. La linea discendente dovrà essere spessa e per farlo bisognerà imprimere una maggiore forza sul pennarello, quindi sulla punta del pennarello. Come vedrete sarà molto più facile anche per voi fare una linea discendente che una linea ascendente. Eseguire la linea ascendente infatti è più difficile perché bisogna mantenere la stessa pressione per poter fare linee che abbiano uno spessore uniforme. Non abbattetevi se inizialmente non vi verranno tutte uguali. L'esercizio è proprio quello, cioè cercare di fare delle linee più uniformi possibili, cercando anche di farle sempre più sottili a mano che ne fate. Dopo esserci esercitati con le linee ascendenti e le linee discendenti, passiamo al terzo esercizio, nel quale dobbiamo alternare i due tipi di linee. Quindi faremo una linea ascendente e una discendente. Quindi iniziamo ascendente, discendente, ascendente, discendente e così via.
Ecco, abituatevi da subito a tenere pennarello o pennello in mano sempre nella stessa posizione, perché se vi abituate a tenerlo in un modo per le linee sottili e in un altro per le linee spesse, poi quando scriverete lettere e parole sarà difficile manovrare il pennarello nel modo giusto. È vero che potete farlo lentamente, ma diventa più difficoltoso ottenere buoni risultati se si continua a cambiare la posizione del pennello fra le mani. Esercitarsi così inizialmente potrà sembrare o essere più difficile, ma è proprio così che l'esercizio è più efficace. Vi consiglio comunque di esercitarvi anche solo 5 minuti ogni giorno. Ora passiamo al quarto esercizio. Senza staccare il pennarello dal foglio, dobbiamo fare consecutivamente una linea ascendente e una discendente. Ora vi potete rendere conto meglio di quanto siano stati efficaci i primi esercizi nell'allenare la mano a esercitare una pressione diversa a seconda di quello che stiamo tracciando. Nel quinto esercizio facciamo il contrario, iniziando con la linea discendente per poi fare quella ascendente. Nel sesto esercizio uniamo i due precedenti. Senza staccare la punta dal foglio dobbiamo tracciare una linea continua ondulata. Negli ultimi due esercizi della prima lezione del nostro corso di calligrafia moderna facciamo queste linee verticali che iniziano o terminano con un uncino. Iniziamo facendo una linea discendente e poi facciamo l'uncino sollevando la punta. Per aiutarci dobbiamo immaginare che la nostra mano rimbalzi sul foglio. Facciamo la stessa cosa anche al contrario, quindi poca pressione per fare l'uncino e poi più pressione per fare la linea discendente. Passiamo a vedere le differenze con gli altri strumenti. Con il pennarello a punta conica risulta più facile fare delle linee ascendenti fini rispetto al pennarello calligrafico perché la punta è più dura. Per quanto riguarda le linee discendenti invece non c'è una grande differenza. Questo tipo di pennarello ha una punta corta e morbida, con cui risulta più difficile fare linee ascendenti, sottili e uniformi. Per quelle discendenti non ci sono grossi problemi, ma purtroppo come vedete l'inchiostro passa dall'altra parte e macchia il foglio sottostante, quindi non è proprio il massimo. Può essere comunque adatto per esercitarsi, perché la cosa importante nei primi esercizi è imparare a fare il giusto movimento con la mano. Ora vediamo con il pennello per le labbra che intingono l'inchiostro per i tamponi. Con questo si riescono facilmente a fare linee ascendenti e discendenti di diverso spessore, esercitando più o meno pressione sul pennello. Tra l'altro, come vedete, questo inchiostro non passa dall'altra parte del foglio.
Ora proviamo con questo pennello e l'inchiostro di china. Se non avete o non trovate pennelli di questo tipo o pennarelli calligrafici, il mio consiglio per iniziare è quello di usare un pennellino per le labbra, perché rispetto al pennello classico per dipingere ha setole più corte e un po' più dure. Questo soprattutto all'inizio vi permette di avere più controllo sulle linee che state facendo. Esercitatevi e l'appuntamento è per la seconda lezione del corso di calligrafia moderna per principianti. Ciao e alla prossima!